Adesso entriamo nel vivo e la prima relatrice è la signora Bindel. Bindel è una giornalista, scrittrice e ricercatrice. Dal 1979 è impegnata in prima linea nella lotta globale per mettere fine alla violenza sulle donne e i minori e ha scritto sullo stupro, sulla violenza domestica, l'omicidio a sfondo sessuale, la prostituzione e la tratta, lo sfruttamento sessuale con minori, lo stalking e l'ascesa del fondamentalismo religioso e i danni sulle donne e le bambine. Julie è autrice di 30 capitoli pubblicati in volumi di articoli accademici che riguardano l'ineguaglianza di genere e l'abuso e scrive per il Guardian, il New Statesman, il Sunday Telegraph e Standpoint, interviene regolarmente sulla BBC e su Sky News. È stata professore visiting in giornalismo a Brunel University e all'Università di Lincoln. È autrice del recente volume The Pimping of Prostitution, un'inchiesta dettagliata sull'industria del sesso che riguarda 40 paesi mondiali per un totale di 250 interviste. Adesso passo la parola a Julie Bindel. Molto grazie. Buonasera. I am delighted to be here in a country I love. I first came here 30 years ago and immediately discovered that your food is far superior to the French. And 5 years after that, I started to see the road from Pisa Airport to Viareggio lined with trafficked women from West Africa and later from Eastern Europe. I still love this country, but I am deeply worried about the moves to further legitimise your sex trade. And I just want to say one thing about my position on this here. I purposely left out trafficking in my book because trafficking is merely a process. It's not an actual distinctive thing separate from the sex trade. Without the sex trade, you wouldn't have trafficking. So to fight against trafficking, whilst ignoring your legitimised, huge sex trade, like we have in the UK, would be the same as campaigning against domestic murder and ignoring domestic violence. So I think we have to start not by looking at how terrible trafficking is, but by looking at how terrible the sex trade is, and how one of the things that happens in prostitution is that it becomes global, which is the trafficking part. You tell me when you want to. Ok. Scusate, buonasera a tutte. Sono molto felice di essere qui nel vostro paese. 30 anni fa, quando sono venuta per la prima volta, ho scoperto che il cibo italiano è molto superiore a quello francese. E un'altra cosa che però ho visto sulla strada dell'aeroporto di Viareggio è che era pieno di donne che venivano prostituite, donne che provenivano dall'Africa in un primo tempo e man mano che passavo di lì poi diventavano anche donne da altri paesi dell'Europa dell'Est. Una cosa che secondo me è importante dire quando si prende posizione rispetto alle proposte di regolamentazione e legalizzazione dello sfruttamento della prostituzione è questa. Io ho lasciato fuori di proposito la tratta dal mio libro, di parlare di tratta, perché la tratta è un processo, ma non può essere separata da quello che è l'origine, cioè il commercio sessuale, perché senza commercio sessuale non avremmo la tratta, e quindi non si può combatterla ignorando quella che cosa ne sta alla radice, perché sarebbe come combattere contro il femminicidio senza combattere contro la violenza contro le donne, tutta la violenza contro le donne e quello che ne costituisce la radice.
E quello che è terribile di quello che sta succedendo con il commercio del sesso è che, come possiamo vedere, è globale, è un fenomeno globale, e dunque sì, certo, c'è il fenomeno del commercio del sesso, da cui discende che c'è la tratta. When I decided to research my book on the sex trade, having specifically focused much of my energy on writing, campaigning against prostitution, it was because everywhere I went in the world, whoever I spoke to, including many feminists and human rights campaigners, when I asked, what do we do about the problems inherent to prostitution, they said almost the same thing. Let's legalise it, they would say, make it safer for the women. Well, already there were reams of evidence about the disaster of regimes such as Germany, the Netherlands, some counties in Nevada, the state in the US, Austria. It had become so clear that legalisation was a disaster that the pro-prostitution lobbyists who are funded to make these arguments turned to a different language and began to call it decriminalisation, which, to be honest with you, is you can barely get a cigarette paper between the two regimes. Now, I have visited numerous brothels under legalisation and in New Zealand decriminalisation and under prohibition, and I'm telling you that the most abuse and the worst sights I have seen have been in the legalised brothels. But just to say, I've never been involved in prostitution, although clearly, as a woman, as every woman in this room knows, I understand male sexual violence very well, both the fear and the reality of it. But I know a lot about the sex trade. For the research for this book, for example, which is just 2 years out of the 20 years campaigning I've done, I travelled 164,000 miles. I visited up to 40 countries, cities and states. I did 250 interviews. I went into the brothels. I met the sex buyers, the pimps. I met traffickers. I met those that support the sex trade. The academics who produce reams of research, they could loosely call it, that backs up their thesis that this is sex work, that the women enjoy it, that it somehow is a job like any other. And I found out even more about the sex trade than I knew before. And I found the answer to the question I'd been asking for decades. Why is it that people tell you legalisation is the answer to the problems inherent to prostitution? And I'll tell you in a minute what the answer is when we have the translation. Allora, quando ho deciso di cominciare a fare ricerca per il mio libro sul commercio sessuale, scusate, ho preso gli appunti un po' in fretta. Quando ho deciso di fare questa ricerca, ho deciso di dedicare tutte le mie energie alla campagna contro la regolamentazione della prostituzione. Andavo in giro per il mondo e dovunque notavo che ero circondata da persone, tutte le provenienze di tutti i tipi, anche molte femministe, che si chiedevano cosa possiamo fare per combattere questo commercio sessuale, e la risposta era lo legalizziamo, perché in questo modo rendiamo più sicure le donne. Però quello che a me invece era chiaro è che c'erano tracce già ben precise anni fa del disastro che è successo dove lo sfruttamento della prostituzione è stato regolamentato e legalizzato, ad esempio in Germania, in Olanda, nel Nevada, in Austria. Il disastro era chiarissimo.
A questo punto, siccome questa cosa cominciava ad emergere, la lobby pro prostituzione ha pensato bene di cambiare linguaggio, cambiare un pochino la propria battaglia e di parlare di depenalizzazione. E secondo me la differenza tra legalizzazione dello sfruttamento, regolamentazione e depenalizzazione è sottile come una cartina per sigarette. Io per fare la ricerca per il mio libro ho visitato molti bordelli e devo dire che quelli nei paesi in cui c'è stata una legalizzazione dei bordelli sono quelli dove ho trovato i peggiori abusi e le peggiori violenze. Io non ho un'esperienza diretta e personale della prostituzione, ma conosco bene la violenza sessuale maschile come tutte noi, la conosco nelle sue forme e la conosco per la paura che le donne ne hanno. Ho fatto moltissima ricerca, comunque la conoscevo già, ma nella ricerca che ho fatto per questo libro ho imparato moltissimo. Ho viaggiato 164.000 miglia, ho fatto 250 interviste, sono stata in 40 paesi, città diverse, sono stata nei bordelli, ho parlato con tutte le persone coinvolte, con gli sfruttatori, con i trafficanti, con le donne in prostituzione, con i prostitutori, quelli che acquistano sesso, con gli accademici che sostengono questo sistema, quelli che sostengono che si tratti di un lavoro come un altro e che le donne amino questo lavoro. E ho scoperto molto più di quello che già sapevo, e quello che ho scoperto è la risposta alla domanda per cui ci possiamo chiedere: ma perché dicono che la legalizzazione è la risposta e la soluzione al problema della violenza nella prostituzione? E adesso vi darò la risposta. The reason why people refuse to accept that legalization has been a disaster, even when you've got every single piece of evidence, including murder rates of the women, a growth in trafficking, and a growth in the illegal brothel sector in countries such as Germany and the Netherlands and Nevada, is because there is an extremely persuasive, well-organised, well-funded lobby that peddles myths and lies about the sex trade that people want to believe. Because most of us are just good, liberal people, we'd rather believe that the women are choosing to do this, and that somehow it's a need for the men, that somehow men can't control themselves, and that if they can't have sex with a prostituted woman, they will be forced to go out and rape a real woman, which is what sex buyers have said to me. And people believe this. And the reason why these myths are so persuasive is because there is money behind it for the pimps and the other profiteers. Compare it to the mythology that we've had to tear down brick by brick about domestic violence. It's still a problem, but we no longer believe that a woman enjoys being punched in the face and having her ribs broken by her husband. We no longer believe, I hope, unless you are a misogynist or not rational, that women go looking for violent men and that men can't help themselves. We know what domestic violence is, but before the feminist movement dismantled those myths, we did believe this nonsense. So why don't we dismantle the myths effectively about the sex trade when every piece of evidence stares us in the face? Purely because of the profit. There is money involved in this. And it's not just the mafia that is profiting. It's individual men who call themselves boyfriends. It's the brothel owners in New Zealand where they have decriminalised prostitution to make it almost a mirror image of Germany under a different name. That's why. The other reason is because some of the women in prostitution who decide that they want to represent the millions of poor, brown,
disenfranchised women who make up the vast majority of prostituted people, they decide they can speak for them. They decide that they know best. So the very few, the 1%, the tiny minority of those women who I call tourists, they decide that they will float in and out of a bit of escorting here, some webcam work there. They will fund their doctoral research by working on the end of a phone sex line. They're white, they're highly educated, they're articulate. They decide they can speak for the women who are the polar opposite of them. None of us would listen to, for example, an African-American man who would tell us we don't need anti-racist legislation because the police have never been racist to him. We would say, good for you. Now go away and let people who make up the majority decide on what this policy and legislation should be. Allora, la ragione per cui rifiutiamo di accettare che è un disastro regolamentare, nonostante tutte le prove che abbiamo, nonostante il fatto che sappiamo che sono aumentate le uccisioni di donne in prostituzione proprio là dove la prostituzione è legalizzata, lo sfruttamento è legalizzato come in Germania, è che c'è una lobby che fa un lavoro molto, molto accurato, è ben organizzato, ci sono dei soldi e c'è una grande, ci sono molti soldi sotto e quindi vengono diffusi dei miti che la gente crede. Ci sono molti liberali di sinistra, brave persone che pensano che in fondo sia un bene per le donne questa cosa perché così possono avere un reddito. Poi c'è il mito che gli uomini non si sanno proprio controllare, alle donne d'altra parte non dispiace fare questa cosa e poi molta gente vuole credere che gli uomini altrimenti stuprerebbero altre donne e quindi è un po' uno sfogo per gli uomini. La gente ci crede, ma perché ci crede? Perché ci sono soldi e ci sono dei miti che noi abbiamo distrutto. Con il movimento delle donne noi abbiamo distrutto il mito che le donne si vadano a cercare la violenza, che una donna stia volentieri in una situazione in cui diventa oggetto di una violenza che può essere fisica, emotiva, psicologica, tranne i misogini ormai quasi nessuno, e grazie al lavoro che è stato fatto appunto dal movimento delle donne si permetterebbe di dire che è una situazione accettabile. Dunque, però prima del movimento delle donne succedeva questo, non si parlava così della violenza, credevamo a dei miti anche in quel caso. Dunque perché non siamo in grado di scalzare questi miti quando si tratta del sex trade, del commercio sessuale, e per i profitti, per i soldi, che non riguardano esclusivamente le mafie, ma riguardano anche i singoli uomini, i cosiddetti boyfriends, oppure i proprietari di bordelli in Olanda, che cercano di imitare un po' quello che succede in Germania. E poi c'è un'altra ragione, ci sono delle donne in prostituzione che pensano di parlare anche per tutte le altre donne che sono in delle situazioni economicamente, psichicamente, sono situazioni difficili e disagiate da ogni punto di vista. C'è un 1% di donne, che io chiamo le turiste della prostituzione, che parlano per le altre, dicono che loro si prostituiscono per avere i fondi per il loro dottorato, spesso sono bianche, sono colte, sanno parlare molto bene e parlano per un sacco di donne che sono in situazioni completamente diverse dalla loro. Ora, se adesso davanti a noi si parasse un uomo afroamericano, per esempio, ci dicesse come la polizia è stata sempre buonissima, non mi hanno mai fatto niente, quindi non c'è un problema di razzismo, noi gli diremmo: ma per favore, questo riguarda te, fatti da parte, pensa al tuo caso singolo,
in realtà la situazione è molto diversa, ecco, ma questo invece per quanto riguarda la prostituzione non succede. Clearly, and we all want to find ways for the women to be safe, but we know that the women and the men and the boys and the girls can never be safe in prostitution. We can only reduce the harm. It's not good enough. We don't talk about reducing the harm for sexually abused children, women who were raped. We talk about ending it. And yet when you talk about ending the sex trade, many people will laugh at you. They'll say, what? You can't stop prostitution. And I'll say, really? Do you not think that you can end poverty? Yes, they'll say. Do you think you can end child sexual abuse? Well, yes. Do you think we can end racism? Yes. Well, why can't you imagine ending prostitution? Men are not born with this innate desire to have sex with a woman who isn't consenting. We call that socialisation and patriarchy. Of course there's no innate need for men to have one-sided consensual sex with a woman who doesn't want to be there. The propagandists that spin the mythology that leads people to say legalisation is the only way know fine well that if they say prostitution is inevitable, it's always been here, and it always will be here, people somehow absorb this and believe it. If I hear the phrase, the oldest profession, one more time, I might have to do some damage. Of course it's not a profession. Of course that isn't the case. But children have been sexually abused forever. Does that make it natural and inevitable? Of course it doesn't. So if we can imagine a world without prostitution, which clearly isn't going to happen in my lifetime, but it's on its way, how do we then think about organising our societies so that this is a possibility? We only have two options. Your country, my country, every country in the world has only two options. Legalisation, or decriminalisation by its new language, and the model that's known as the Nordic model, that is now the abolitionist model because it's ended up spreading far wider than Scandinavia. Now you can't have anything in the middle. It would be like being a little bit pregnant. No? It doesn't work. Because that's just what we call regulation, and that doesn't work. It's been proved not to work. But people will tell you that the Nordic model has failed, that it is de facto criminalising the women, because everyone in this room, we all should believe that women, no one in prostitution, no one who sells sex, should ever be criminalised for their abuse. So what the sex trade lobby tell you is that the women are still being arrested, that the women are still in danger, that the sex buyers are so frightened of being arrested it makes them violent. You will also hear that there are no exiting services in the countries that have adopted it. And then you'll hear nonsense about how this is preventing the women from doing what they wish with their own bodies. Because that's feminism, you know, being in prostitution, being penetrated by several men a day who you don't want to have sex with. That's feminism, they say. That's empowerment, they say. So that's what they will tell you about how the Nordic model has failed. And they are wrong on every count. It is not perfect. We don't want to put men in prison. That's why it doesn't matter that not many men have been arrested even for this. We want it to be a deterrent. We want it to change people's minds about prostitution. We want men to think it's not cool. It's not good. It's not nice to pay for sex. That's where the Nordic model is succeeding.
paese nel mondo ha problemi con la prostituzione e tutti dicono che vogliono mettere le persone, le donne, tutte le persone coinvolte nello sfruttamento come sfruttate nella prostituzione, che include anche bambine, bambini, uomini, che li vogliono mettere al sicuro. Il problema però è che in prostituzione nessuno è sicuro, possiamo solamente fare riduzione del danno, ma non basta fare riduzione del danno, perché ad esempio nel caso dei bambini abusati non parliamo di riduzione del danno. Il problema quando si dice l'unica cosa che possiamo fare è mettere fine alla prostituzione è che molta gente ride e dice ma non si può mettere fine alla prostituzione. E allora se gli chiedi ma si può mettere fine alla povertà? Sì. Si può mettere fine o dobbiamo cercare di mettere fine, seriamente fine, non ridurre il danno rispetto agli abusi sessuali su minori? Naturalmente sì. Oppure al razzismo, si può mettere, dobbiamo mettere fine al razzismo? Sì. E la prostituzione? No, sulla prostituzione no, eppure non possiamo pensare che gli uomini siano nati con il bisogno di avere rapporti sessuali senza controllo e con donne non consenzienti. Questa cosa lo sappiamo che è una questione di socializzazione e del patriarcato. Però c'è una propaganda perché che funziona così: se uno va in giro e continua a dire che questa cosa è inevitabile, la gente lo assorbe e finisce per crederci. E devo dire che se io sento ancora una volta parlare della prostituzione come la più vecchia professione del mondo, posso fare dei danni, mi fa molto arrabbiare, perché non lo è. I bambini vengono abusati da sempre, però non siamo disposti a dire che questo è inevitabile e quindi lo dobbiamo accettare o regolamentare. Quindi se noi possiamo cominciare a immaginare anche un mondo senza prostituzione, dobbiamo pensare a come organizzarci per rendere questa cosa possibile. Allora le opzioni sono due: da una parte la legalizzazione e depenalizzazione e dall'altra il modello nordico, che poi non chiamiamo più nordico ma abolizionista, perché ora è un modello che veramente si è esteso oltre i paesi della Scandinavia e non ci può essere niente in mezzo a queste due cose. Come dire, sono un pochino incinta, no? Non si può dire questa cosa. Una cosa che viene detta rispetto al modello nordico abolizionista è che è un modello che è fallito, che criminalizzerebbe le donne, ma non è vero, perché sappiamo che non possiamo criminalizzare e penalizzare nessuno per lo sfruttamento che subisce. Dicono che le donne si trovano in un maggiore pericolo, che gli sfruttatori diventano più violenti, che non ci sarebbero veramente delle vie di uscita per le donne e che poi, questa è veramente una chicca, insomma verrebbe tolta la possibilità alle donne di autodeterminarsi rispetto all'uso del proprio corpo. Perché è vero che le donne, è proprio femminismo, dire voglio essere penetrata con forza e voglio che qualcuno mi stupri, è veramente empowerment. Però va detto che le persone che dicono tutte queste cose su questo modello si sbagliano su tutto. E noi, è vero che sono stati messi in prigione pochi uomini, ma non è questo il punto, perché noi non vogliamo leggi così per mettere in prigione gli uomini. Noi vogliamo che questa legge sia un deterrente per cambiare la mente degli uomini, per fare sì che si dica che non è una bella cosa pagare per un rapporto sessuale. So if we bring in the law that criminalizes the sex buyers, and let's face it, they're men, and those that decriminalizes the prostituted people, and we know that they are women, then how does it work? What do the men do who can't pay for sex? Well, I have two suggestions. They either get a real date, or they come to some other arrangement with their right hand. They won't simultaneously combust, nothing bad will happen to them, they won't die or develop some terrible disease. We re-educate them so that they have sex with a person who actually wants to have sex. Some people just can't get a real date. That's a shame, but it's not the end of the world. It's not a human right, like the right to life,
food, air, water, not to be tortured or killed. So that's him sorted. What about the women? Well, the ones that love prostitution, you know, the ones we hear from all the time, the ones that make loads of money from it, send their children to a fee-paying school, have a second home in the countryside, love their work, love their clients, can't get enough of the sex. She can just carry on. I mean, we're not going to bother her. You know, we're not going to come and arrest her. She's going to be just fine. So, what do we do about the rest of the women in the sex trade, you know, those 99%? Well, we take the money that we're currently spending for the police to arrest them, and we spend it on exiting programmes, and we do it by supporting the women, like a SOE's organisation, like the Feminist Run, human rights organisations that understand this is violence against women and girls caused by men. We don't force the women into anything. We don't force them to exit. We won't need to. We won't need to. They will come in their droves if they are getting the support that they need. So, what about all of these brothel owners and businessmen and businesswomen and pimps and... Well, it would be nice if we could put them in prison, but, you know, I don't necessarily want our prisons to be full to bursting of those that don't need to be in prison. So perhaps we can just shut down their businesses, remove their assets and give it to the exiting services for the women. That's them dealt with. Those that have raped the women who they're selling in brothels, and that will be a lot, well, they should be on trial for rape. Pimps should be on trial for pimping and trafficking. The last thing we should do is call them managers or business owners, because that legitimises them. This is a public health scandal. We heard from our friend earlier about the health effects on the women, and we'll also hear about the terrible traumatic effects on the women with our next speaker. But I want to say one thing about one of the myths that you will have heard about how legalisation really helps the whole of society, and that is about reducing sexually transmitted infections and HIV. It does the opposite. Think about it. Legalisation means more prostitution, it means more sex buyers. It means that the sex buyers have more confidence, more legitimacy. They have more of a right to insist on sex without a condom. And they do. And when I visited some of the world-famous legal brothels in Nevada in the US, I saw with my own eyes the opposite effects of legalisation, opposite to what we're told about how this can reduce HIV and how it can reduce sexually transmitted infection. Dunque, se parliamo quindi di che cosa succederebbe con una legge di questo tipo, dunque con una legge che criminalizza i clienti, quelli che acquistano, e sono prevalentemente uomini, e che depenalizza completamente le persone in prostituzione, e sappiamo che sono fondamentalmente donne. Allora ci possiamo chiedere cosa faranno gli uomini poverini una volta che gli abbiamo tolto questa possibilità. Potrebbero avere delle vere relazioni, oppure potrebbero usare la loro mano, perché non gli succederebbe niente di male, non è che morirebbero per questo, non prenderebbero strane malattie. Quindi potremmo rieducarli a fare sesso con qualcuna che veramente vuole fare sesso. Poi ci sarà qualcuno che non riuscirà a trovare ad avere una relazione. Beh, avere una relazione con un'altra persona non è un diritto come altri diritti umani fondamentali. E le donne? Quelle che amano la prostituzione, quelli che ci dicono che loro tanti soldi guadagnano con la prostituzione, si sono comprate una seconda casa, hanno garantito buone scuole per i loro figli, amano i clienti, fare sesso con questi clienti non gli basta mai. Ma loro possono tranquillamente andare avanti con la loro vita, perché noi non le arrestiamo e non le fermiamo. E le altre donne, il 99%,
Per loro prendiamo i soldi che vengono spesi per arrestarle e perseguitare loro e li usiamo per creare dei programmi di uscita. Ci sono tante organizzazioni che si occupano di questo e che possono beneficiare di questi fondi. In più, non è che noi non forziamo nessuna donna a uscire dalla prostituzione, ma non ci sarà bisogno, una volta che si offre un vero supporto e delle vere vie di uscita alle donne, perché verranno veramente tantissime di loro. E gli sfruttatori, i proprietari di bordelli, sarebbe bello arrestarli, ma noi non vogliamo che scoppino le galere, quindi possiamo chiudere il loro business, smetterlo di chiamarli business, sequestrare i loro beni e dare questi beni a chi si può, alle vittime, alle persone che hanno subito violenza e alle associazioni che vogliono aiutare a costituire queste vie di uscita. E chi violenta deve essere perseguito nei tribunali e gli sfruttatori devono sì effettivamente anche loro essere perseguiti, ma comunque dobbiamo smettere di chiamarli businessmen. E poi dobbiamo parlare anche degli aspetti dello scandalo della questione della salute, perché abbiamo sentito prima da una delle presidenti di un'associazione, sentiremo dopo parlare degli effetti traumatici, abbiamo sentito parlare anche del dramma legato alla salute. E qui voglio parlare di uno dei miti che vengono spesso portati e sostenuti da chi sostiene che è una buona cosa legalizzare lo sfruttamento, e cioè che questo ridurrebbe le malattie sessualmente trasmesse, la diffusione di queste malattie e dell'HIV. Ebbene no, quello che succede quando si regolamenta è l'opposto, la legalizzazione aumenta la prostituzione e dà più potere a chi compra, lo fa sentire legittimato e gli dà sicurezza nel chiedere di fare più sesso senza nessun tipo di protezione. E io in Nevada ho visto esattamente questo, ho visto che si verifica la cosa opposta, altro che diminuire la diffusione di queste malattie. So I want to end my talk with I want to leave in your head what you would have if you had legalization, if you had legal brothels. The state decides that condom use is compulsory for the sex buyer. He has to wear a condom. It's against the law if he doesn't. Can you tell me how many police officers you think go into the room with the sex buyer before he abuses the woman? How do you think that that is enforced? In reality, it's not enforced. And in Germany, the pro-prostitution lobbyists are against compulsory condom use. They think it takes away the freedom and the right to choose of the woman. Imagine that. In Nevada, when I visited the legal brothels, I saw the women, it was a Friday, and I saw the prostituted women walking around with sticking plasters over their arm. And I asked what this was about, and it was because every week they have compulsory blood tests. This is what legalization is. The women are tested so they don't infect the sex buyer. The sex buyer is not tested, and he doesn't have to wear a condom, because if he chooses not to, then he won't. The owner of several of these legal brothels is a man called Dennis Hoff. You should look him up. He's a businessman. He's written a book bragging about being the world's best pimp. He rapes every single one of the prostituted women who go to work at the brothel to test them out first. He doesn't call it rape, but they do. And he does this without a condom. And he said he never wears condoms. And when he was asked why, he said, the girls are all tested. I don't need to. This is what we're talking about with legalization. It makes everything worse. The only option we have is the Nordic model. You can go the right way or the wrong way. But we know that we'll never end prostitution if we keep looking at legalization as an attractive model, when in fact it's the worst disaster that we've seen in terms of women's freedom and violence against women. We will never, ever end violence against women in a world where we accept prostitution. Thank you. Voglio concludere lasciandovi con un'immagine di quello del mondo che avreste, di quello che avreste con la legalizzazione dello sfruttamento della prostituzione.
lo Stato direbbe che è obbligatorio per gli uomini usare il preservativo. Quanti poliziotti credete che andrebbero nella stanza dove un uomo ha pagato per che sta per stupra una donna prima che lui la abusi? Non si fa. In Germania gli sfruttatori sono contrari all'obbligo del preservativo perché dicono che questo toglie libertà alle donne di decidere come avere questi rapporti. In Nevada una volta ero in un bordello, era venerdì, e le donne giravano con un cerotto sul loro braccio e ho chiesto a che cosa era dovuto e hanno detto che era per via degli esami del sangue che gli vengono fatti una volta alla settimana per controllare che non infettino i compratori. Dunque le donne sono esaminate, ma gli uomini no. E non usano il preservativo e non vogliono usarlo. Dennis Hoff è un proprietario di bordello, forse il più famoso d'America, ha scritto anche un libro, lui si vanta proprio di essere il più grande sfruttatore del mondo e nei suoi bordelli lui testa le prove alle donne prima di metterle a lavorare e questo test consiste nel fatto che lui le stupra e naturalmente lui non lo chiama stupro ma le donne lo considerano, sanno che è stupro, per le donne è stupro. E naturalmente lo fa senza preservativo. Lui dice, le donne sono tutte controllate dal punto di vista sanitario, quindi io non ho bisogno di proteggermi. Questa è la legalizzazione. La legalizzazione dello sfruttamento rende le cose peggiori. Se noi vogliamo un mondo migliore, l'unica opzione è il modello nordico. Qui non ci sono molte scelte, o si fa bene o si fa male. E non fermeremo la prostituzione con la legalizzazione e dunque non finirà la violenza contro le donne in un mondo in cui accettiamo la prostituzione.